Lunedì disegno, ma lunedì è anche giorno che aspetto sempre molto. Diciamo che tempo fa vivevo la settimana in attesa del weekend, ora posso quasi dire che vivo il weekend in attesa della settimana. E è una bella sensazione perché è una settimana che mi fa stare bene. Oggi, come al solito, pratica sul modello dal vivo. Oltre alle pose più lunghe da 30 minuti, abbiamo fatto anche pose un filo più corte di circa 20 minuti, ma concentrandoci su un particolare. Quindi, per esempio, abbiamo fatto la schiena e abbiamo interpretato anche il torso. Quest'ultimo, tra l'altro, io l'ho fatto a tratto pen, cosa che mi è piaciuta parecchio, anche perché il tratteggio per qualche motivo mi viene un filo più semplice. C'è da dire che con il tratto pen o con la penna, se si creano errori nella struttura non si possono aggiustare, ma solo camuffarli, chiaramente non potendoli cancellare. Tuttavia, per quanto riguarda il tratteggio, trovo più difficile la matita, un po' perché la matita, se si fanno troppi pasticci, si impasta, anche perché alla matita si può dare una pressione diversa, mentre con la penna sì, si può variare un pochino la pressione, però non si impasta quanto la matita, e quindi per qualche motivo la trovo più ordinata, il tratteggio mi viene più ordinato, quindi mi vengono dei lavori un filo migliori. Non so se la mia impressione è giusta, però è quello che sto un attimo capendo dai lavori che sto facendo, quindi cercherò di non abusare della penna o del tratto pen, ma devo assolutamente continuare a praticare a matita, che è appunto lo strumento che mi dà più difficoltà in questo momento. Inoltre oggi ho iniziato anche una copia dei David di Cagnacci, però attualmente è veramente ad uno stadio primordiale, una copia che farò per poi interpretarla a tratteggio. Poi vi aggiorno su questo nei prossimi giorni, e per il resto direi che è tutto per la giornata, quindi ci vediamo domani. Martedì disegno. Oggi io abbastanza cotta, però la giornata è stata parecchio positiva. Oggi c'era la modella che nella settimana 2 mi aveva dato qualche problema perché faceva pose interessanti, chiamiamole così. E come dicevo anche settimana scorsa, mi sta piacendo sempre di più disegnare questa modella, perché le pose che nella mia seconda settimana non riuscivo a disegnare, ora sta diventando quasi una sfida con me stessa riuscire a dare un senso a queste pose, renderle nella maniera migliore possibile. Sto parlando soprattutto delle pose, degli sketch veloci, perché poi le pose un po' più lunghe sì, sono particolari anche loro, meno particolari delle pose degli sketch veloci, perché chiaramente la modella deve riuscire a mantenere la posa per un tempo più lungo, però sono molto belle anche le pose lunghe, e infatti mi è piaciuto molto disegnare lei. Nella pausa tra il pomeriggio e la sera abbiamo avuto un seminario di anatomia, dove abbiamo continuato ad analizzare i muscoli della schiena. Effettivamente bisogna starci un po' sui muscoli della schiena, perché sono tanti, sono complicati, e soprattutto braccia posizionate in maniera diversa variano tutto ciò che si può vedere della schiena. E abbiamo guardato anche il vecchio sketchbook di Alex, dove praticava anatomia quando studiava a Brera, ed effettivamente ci siamo resi conto di quanto tempo serva veramente per assimilare tutti questi concetti e tutta la pratica che ha fatto lui per acquisire i concetti che stiamo studiando noi ora, e che mi sembra di non avere mai abbastanza tempo per fare tutto quello che vorrei, ma questo alla fine lo dico sempre e non so se sentirò mai di avere tantissimo tempo davanti a me. Per esempio a luglio-agosto la scuola sarà chiusa, magari potrò approfittarne per approfondire diverse cose che ora sto lasciando indietro. Infine, con le pose della sera mi sembra che mi sia tornato in testa un pochino il tratteggio, almeno la direzione, perché appunto forse non vi ho aggiornato così tanto, ma con il tratteggio sto continuando a lottare duramente perché non mi entra in testa. Ma questa sera ero un po' più tranquilla, sarà stata forse la stanchezza, ho smesso di ragionare di cervello, ho iniziato ad andare un po' più di pancia, e alla fine è questo che serve per riuscire a dare più naturalezza al tratteggio. Comunque non mi è venuto un tratteggio chissà quanto bello, però almeno la direzione riusciva ad essere lì, e quindi questo è un primo passo poi per migliorare nella pratica del tratteggio. Per oggi direi che è tutto, domani pittura. Mercoledì pittura. Oggi eravamo in pochi e infatti l'atmosfera era abbastanza tranquilla, e devo dire che con la musica e il silenzio mi sono trovata a mio agio. Infatti forse ho fatto uno dei lavori migliori fino ad ora, anzi probabilmente il migliore fino ad adesso. E è bello che ogni settimana alla fine a pittura mi trovo a fare un lavoro sempre migliore. È bello notare questo progresso. Oggi in particolare c'era il modello dal vivo, perché essendo la scuola chiusa l'ultima settimana del mese, è questa la settimana dove avremo il modello assieme
insieme alla prossima. Quindi oggi io ho lavorato solo sul busto e sul viso del modello e mi piace ciò che sono riuscita a fare, perché ancora l'effetto che si avvicinasse ai volumi che si vedono nella realtà, la morbidezza della pelle, ancora non li avevo mai fatti, quindi sono abbastanza orgogliosa di ciò che sono riuscita a fare oggi. E domani l'insegnante ha detto che mi farà vedere l'utilizzo dei colori, quindi sono super contenta di sapere che forse inizierò finalmente ad utilizzare i colori. Oggi sono anche dovuta uscire un pochino prima perché sono andata a farmi un giretto al fuorisalone, mentre domani farò la giornata intera in accademia. Giovedì, pittura. Oggi sarà che non sto benissimo, però ci ho messo un po' a cominciare la giornata bene. Tra l'altro c'era una modella bellissima e non vedevo l'ora di dipingerla, eppure il primo schizzo che dovevo fare su carta proprio non mi veniva fuori, tant'è che ho passato la mattinata a disegnarla e in più a guardare anche qualche dimostrazione qui e là che l'insegnante faceva. Poi nel pomeriggio ho iniziato appunto a fare l'underpainting e alle 4:20, 10 minuti prima che uscissi, avendo appena finito l'underpainting, l'insegnante è venuto da me e mi ha dato il go per iniziare con i colori. Sono contentissima! Visto che mancava poco prima che uscissi, dovevo andare a casa perché ero stanca. Durante la giornata non ero stata benissimo. Mi sono detta, va bene, in 10 minuti non applico il colore direttamente sull'underpainting, ma faccio una prova lì vicino del collo della modella, dipingendolo dalla foto che le avevo fatto. E quindi ho iniziato dal collo, poi sono passata al mento perché non riuscivo a fermarmi, e poi le labbra, e poi il naso, e man mano sono salita con la struttura e alla fine le ho fatto tutto il volto. Non sono dispiaciuta del risultato, anzi, per essere la prima volta che utilizzavo i colori sono stata molto contenta. Tra l'altro non c'era una struttura disegnata sotto perché, essendo partita con l'idea di fare solo il collo, non avevo disegnato nulla e quindi ho fatto tutto un pochino di getto. Perciò sono molto contenta di aver iniziato per la prima volta con i colori. Non vedo già l'ora che sia mercoledì prossimo per un'altra sessione di pittura, questa volta con i colori durante tutta la sessione, non durante un break in cui ci gioco da sola in pratica. In più spesso guardavo video anche di 3 ore su YouTube di dimostrazioni di pittura e quindi una delle cose per cui non vedevo di più l'ora in accademia era una dimostrazione di pittura degli insegnanti. E oggi tra l'altro Maurizio, uno degli insegnanti, si è fermato a dipingere la modella, quindi mi sono persa una sessione di pittura praticamente solo per seguire direttamente lui e capire un po' gli step che seguiva proprio nella sua pittura alla prima, sapendo che comunque non seguisse gli step canonici ma utilizzasse un metodo suo. Però è stato comunque super utile vedere come si muoveva con la tavolozza, come si muoveva con la struttura del disegno, quali colori applicava prima e appunto come procedeva con il suo dipinto. Sicuramente vedere una persona che fa questo da una vita come dimostrazione è stato veramente utile. Domani non ci sarà nessuna visita al museo purtroppo, quindi la mia settimana finisce qui. Nonostante abbia fatto un bel po' di fatica a livello di stanchezza, questa settimana è stata molto positiva. Sento davvero che si aggiungono dei tasselli ogni settimana che passa e soprattutto questa settimana con l'utilizzo per la prima volta dei colori in pittura sento che questo è stato in particolare un passo molto importante. Ora mi divertirò anche di più a pittura. Infine, poiché durante la settimana tra il 21 e il 27 di aprile l'accademia sarà chiusa per le vacanze, pensavo di fare un video dove spiego alcune cose dell'accademia che non so se sono pienamente chiare su come funziona, su come funzionano le mie giornate, e in più volevo rispondere a qualche domanda perché credo di dare tantissime cose per scontato ma che in realtà non si capiscano veramente. Quindi se avete particolari domande o perplessità fatemi sapere nei commenti in modo che io possa rispondere a tutti i dubbi in quei video. Direi che per questa settimana è tutto, la settimana finisce qui, perciò se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale.